Lezione 1. Pianificazione del viaggio. E Anna, per il mio prossimo viaggio mi servirebbe qualche consiglio. Ciao John, certo, sarei felice di aiutarti. Per cosa hai bisogno di aiuto? Sto cercando di decidere quali luoghi visitare. Qualche suggerimento? Dipende dai tuoi interessi. Cerchi avventura o relax? Un po' di entrambi sarebbe l'ideale. Voglio esplorare ma anche rilassarmi. Che ne dite di una destinazione costiera? Puoi goderti sia la spiaggia che le attività. Sembra perfetto. Qualche posto specifico che consigli? Ho sentito parlare molto della costiera amalfitana in Italia. Sembra bellissimo. Cosa c'è di speciale? I panorami mozzafiato, il cibo delizioso e gli incantevoli villaggi sono indimenticabili. Adoro la cucina italiana. Sarebbe una festa per i sensi. Sicuramente. Inoltre, la costa offre numerose opportunità di escursioni. Escursioni e buon cibo. Conta su di me. Comincerò a pianificare. Lezione 2. Fasi lunari. E Anna, sapevi che la Luna impiega circa 28 giorni per percorrere tutte le sue fasi? Ciao John, sì. È affascinante come la luna cambi così regolarmente. Giusto? Ogni fase ha la sua bellezza e il suo significato. Assolutamente. Hai una fase lunare preferita? Adoro la luna piena. Sembra così brillante e magico nel cielo notturno. La luna piena è stupenda. Mi piace la luna crescente. Sembra misteriosa. Questo è vero. La luna crescente ha un fascino delicato. Ed è interessante come influenzi le maree e persino il comportamento umano. Esattamente. I cambiamenti nella Luna possono avere effetti significativi sulla Terra. Mostra come tutto sia interconnesso in natura. Sicuramente. Dovremmo andare a osservare le stelle qualche volta per apprezzare tutto. Lezione 3. Cozy Comforts. E Anna, quanti cuscini pensi sarebbero perfetti per il divano? Ciao John. 3 cuscini sarebbero perfetti per il massimo comfort. Va bene, li porterò a casa tua questa sera. Grazie. Adoro avere un ambiente accogliente per le serate di cinema. Anch'io. Qual è il tuo film preferito da guardare in quelle notti tranquille? Mi piacciono molto le commedie classiche. Mi fanno sempre ridere. Le commedie classiche sono le migliori. Ne hai una preferita? Adoro Some Like It Hot. È un film così divertente. Ottima scelta. Apprezzo l'umorismo e le esibizioni. Esattamente. Inoltre, ha un fascino senza tempo. Sono d'accordo. Dovremmo organizzare presto una maratona cinematografica. Lezione 4. Piani escursionistici. E Anna, hai deciso l'escursione per questo fine settimana?
Ciao John, sì. L'escursione sarà al Crestview Trail. Sembra eccitante. Qual è il livello di difficoltà? È un percorso di difficoltà moderata, quindi direi che è adatto alla maggior parte delle persone. Perfetto. Mi piace affrontare una bella sfida senza che sia troppo faticosa. Lo stesso qui. Inoltre, i panorami dalla cima dovrebbero essere mozzafiato. Non vedo l'ora. Pensi che dovremmo preparare un picnic? Assolutamente. Un picnic sarebbe un ottimo modo per godersi il paesaggio. Qualche snack specifico che vuoi portare? Sto pensando ai panini e alla frutta. Che mi dici di te? Porterò del trail mix e dei biscotti per una dolce sorpresa. Lezione 5. Avventure sull'isola. E Anna, sembra fantastico. Quali isole hai visitato finora? Ciao John, ho esplorato le opzioni alle Hawaii e ai Caraibi. Entrambi sono stupendi. Hai in mente un'isola preferita? Sono propenso verso Maui. Ho sentito che le spiagge sono incredibili. Maui è bellissima. Lo scenario e le attività sono incredibili lì. Sì, mi piace anche l'idea di fare snorkeling in acque limpide. Sembra divertente. Mi piace esplorare la vita marina. Qualche altra isola ha attirato la tua attenzione? Anche Santa Lucia mi incuriosisce. Le montagne e le spiagge sono meravigliose. Santa Lucia è pittoresca. Hai dato un'occhiata alla cultura locale? Un po'. Ho letto che il cibo è delizioso e pieno di sapore. Questo è un bonus. È sempre bello provare la cucina locale mentre si viaggia. Lezione 6. Presentazioni di nuovi amici. E Anna, ho sentito che hai incontrato qualcuno di nuovo di recente. Come va? Ciao John, sta andando davvero bene. Mi sono fatto una nuova amica e mi piace molto. È fantastico. Lei com'è? È super amichevole e ha un grande senso dell'umorismo. Ci siamo subito trovati bene. Sembra promettente. Cosa vi piace fare insieme? Adoriamo esplorare nuovi caffè e provare diversi dessert. È diventata la nostra piccola avventura. Le avventure tra dessert sembrano deliziose. Qual è il miglior dessert che hai provato finora? Abbiamo trovato una fantastica torta di lava al cioccolato. Era ricco e appiccicoso, così indulgente. Yum! Devo provarlo. Le hai già parlato di me? Non ancora, ma voglio presentarvi entrambi presto. Penso che te la caverai benissimo. Mi piacerebbe moltissimo. Qual è il suo nome? Si chiama Maya. Le piacciono anche le escursioni, quindi possiamo pianificare insieme una gita all'aperto. L'escursionismo sembra divertente. Sono sempre pronto per prendere una boccata d'aria fresca e fare esercizio. Perfetto! Possiamo farne una gita di gruppo. Più ce ne sono,
meglio è. Sicuramente. Mi piace come suona. Tu e Maya avete già esplorato qualche sentiero escursionistico? Non ancora, ma abbiamo intenzione di dare un'occhiata a un sentiero popolare questo fine settimana. Sembra eccitante. Mi piacerebbe partecipare se vuoi. Assolutamente. Più amici, migliore è l'avventura. Sarà una bella giornata. Non vedo l'ora di incontrare Maya e godermi una buona compagnia nella natura. Lezione 7. Celebrazione della promozione. Anna, ho sentito che sei stata promossa. Come ci si sente? È incredibile, John. Non me l'aspettavo affatto. Che mi dici di te? Sono entusiasta per te. Cosa pensi abbia contribuito alla tua promozione? Penso che il mio duro lavoro e il lavoro di squadra siano stati davvero ripagati. Quanto è importante per te il lavoro di squadra? Molto importante. La collaborazione porta spesso a risultati migliori. Qualche progetto di squadra memorabile? Sì, abbiamo recentemente completato insieme un progetto impegnativo. È stato intenso ma gratificante. Sembra fantastico. Hai incontrato qualche ostacolo? Sicuramente. Avevamo scadenze ravvicinate e alcuni problemi imprevisti. Come avete gestito situazioni simili? Mi concentro sulla comunicazione. Tenere tutti informati aiuta molto. Ottimo approccio. Hai consigli per mantenere il morale della squadra nei momenti difficili? Credo nella celebrazione delle piccole vittorie. Aumenta la motivazione. È un'idea intelligente. Dovrei implementarlo nella mia squadra. Altre strategie? Anche incoraggiare un feedback aperto può essere utile. Crea fiducia e migliora la collaborazione. Lo adoro. La fiducia è essenziale in ogni squadra. Cosa ne pensi degli stili di leadership? Penso che un leader solidale e promuova un ambiente positivo. Qual è il tuo stile di leadership? Preferisco un approccio collaborativo, da potere a tutti. Hai mai guidato una squadra? Sì, una volta durante il lancio di un progetto. È stato impegnativo ma gratificante. Cosa hai imparato da quell'esperienza? Ho imparato l'importanza dell'adattabilità. Ogni situazione è unica. Assolutamente. Sono entusiasta di assumermi maggiori responsabilità ora. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Voglio sviluppare ulteriormente le mie capacità, magari seguire un corso di leadership. Sembra un ottimo piano. L'apprendimento continuo è la chiave del successo. Esattamente. Non vedo l'ora di vedere dove ci porterà la nostra carriera. Lezione 8. Sfide di viaggio. E Anna, hai mai affrontato delle difficoltà durante il viaggio? Ciao John, sì. C'erano alcune barriere linguistiche che rendevano le cose complicate. Posso immaginare. Come hai gestito queste situazioni?
Ho usato app di traduzione, il che mi ha aiutato molto, ma a volte non erano perfette. Questo è vero. La tecnologia può essere un vero toccasana, ma ha i suoi limiti. Esattamente. Una volta ho provato a ordinare del cibo e mi sono ritrovato con qualcosa di completamente diverso. Oh no, con cosa ti sei ritrovato? Era un piatto di cui non avevo mai sentito parlare, ma sorprendentemente era delizioso. Questo è un lato positivo. Altre sfide memorabili? Sì, la navigazione con i mezzi pubblici può creare confusione in città sconosciute. Sicuramente. I cartelli possono essere in una lingua diversa, il che aumenta la sfida. Giusto. Chiedo spesso indicazioni alla gente del posto. Di solito sono molto utili. Questa è un'ottima strategia. Interagire con la gente del posto può portare a esperienze gratificanti. Lezione 9. Piani post-chirurgici. Anna, ho sentito che ti stai riprendendo da un intervento. Come ti senti? John, sto meglio. Non è stato facile, ma sono in via di guarigione. Che mi dici di te? Spero che tu stia rilassandoti. Hai qualche piano divertente per la tua guarigione? Sto guardando i programmi senza sosta. È sorprendentemente divertente. Qual è il tuo ultimo preferito? Ho appena finito una serie thriller. Mi ha fatto indovinare. Ti piacciono i thriller? A volte. Preferisco le commedie per farmi una bella risata. Cosa ti fa ridere di più? Un bel gioco di parole. Sono così scadenti, ma non posso farci niente. Che mi dici di te? Umorismo sarcastico. Mi fa impazzire. Hai mai provato il cabaret? Una volta ero terrorizzata, ma ho finito per amarla. Lo proveresti mai? Forse. Con il pubblico giusto. Potrei provarci. Quale sarebbe la tua battuta iniziale? Perché gli scienziati non si fidano degli atomi? Perché inventano tutto? Cosa ne pensi? Classico. Lo adoro. Qual è il tuo obiettivo di recupero? Per tornare al mio solito io. Mi manca la mia routine. Che mi dici di te? Non vedo l'ora di tornare a fare escursioni. È il mio esercizio preferito. Hai una routine di allenamento? Mi piace fare jogging. Mi schiarisce le idee. Quanto pensi che durerà la tua guarigione? Solo poche settimane. Sto contando i giorni. Qual è la prima cosa che farai quando ti riprenderai? Una grande cena con gli amici. Celebrerò la salute. Lezione 10. Piani per il fine settimana. E Anna, non vedo l'ora che arrivi il fine settimana. Eventuali piani? Ciao John. Sarà un weekend divertente e rilassante per me. Sembra perfetto. Cosa hai in programma? Ho intenzione di visitare una fiera d'arte locale e ascoltare musica dal vivo. Sembra eccitante. Adoro le fiere d'arte. Hanno un'atmosfera così vivace.
Sì, mi piace vedere la creatività degli artisti locali. Ti piace l'arte? Lo faccio. Apprezzo il modo in cui l'arte può raccontare una storia o suscitare emozioni. Esattamente. È un modo meraviglioso per esprimersi. Che mi dici di te? Sto pensando di provare un nuovo sentiero escursionistico. La natura è così rinfrescante. Sembra adorabile. L'escursionismo è un ottimo modo per rilassarsi e connettersi con la natura. Sicuramente. Mi sento sempre ricaricato dopo aver passato del tempo all'aperto. Lo stesso qui. Pianifichiamo di condividere le nostre esperienze del fine settimana in seguito. Ottima idea. Mi piacerebbe sapere delle tue avventure alla fiera d'arte. Lezione 11. Scambio di conoscenze. Anna, adoro il modo in cui discutiamo spesso di argomenti diversi. Cosa ti affascina di più? John, sono davvero affascinato dalla psicologia. Capire le persone è così illuminante. È una zona fantastica. Hai letto qualche libro interessante ultimamente? Sì, Thinking, Fast and Slow di Daniel Kahneman. È strabiliante. Ne ho sentito parlare. Qual è stato il tuo cibo preferito? Riguarda il modo in cui il nostro pensiero è diviso in due sistemi, intuitivo e deliberato. Affascinante. Mi piacerebbe approfondire questo concetto. Cos'altro ti affascina? Mi piace anche imparare qualcosa sulla sostenibilità. È fondamentale per il nostro futuro. Assolutamente. Quali misure intraprendi per vivere in modo sostenibile? Cerco di ridurre l'uso della plastica e di riciclare diligentemente. Le piccole modifiche contano. Lo fanno davvero. Ho iniziato a usare sacchetti e bottiglie riutilizzabili. Questo è eccellente. Ogni piccolo sforzo aiuta il nostro pianeta. A proposito di sforzi, hai visto qualche esperto parlare di questi argomenti? Sì, ho partecipato a un webinar sui cambiamenti climatici. Mi ha aperto gli occhi. Mi piacerebbe unirmi a te la prossima volta. Condividere la conoscenza è così arricchente. Lezione 12. Conversazioni sincere. Anna, hai mai sentito un forte legame con qualcuno nonostante le differenze? Sì, John. È interessante come i sentimenti possano trascendere le origini. Esattamente. Qual è la tua esperienza al riguardo? Una volta ho fatto amicizia con qualcuno di una cultura completamente diversa. Abbiamo imparato molto gli uni dagli altri. È bellissimo. Credo che l'empatia colmi le lacune. Hai affrontato delle sfide? A volte, comprendere le reciproche prospettive può essere difficile. Vero, ma è gratificante quando si trova un punto in comune. Assolutamente. Apre le porte a conversazioni più profonde. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. È come scoprire un mondo completamente nuovo. Sì, e arricchisce la nostra vita in modi inaspettati.
Hai mai condiviso storie personali per creare quella connessione? Sicuramente. La condivisione delle esperienze crea legami. È potente. Ho scoperto che la vulnerabilità spesso porta a connessioni più forti. Esattamente. Dimostra la nostra umanità. Siamo tutti più simili di quanto pensiamo. È un pensiero confortante. Continuiamo a promuovere queste connessioni. Lezione 13. Game Night Fun. Anna, hai mai pensato di organizzare una serata con giochi da tavolo? Assolutamente. John, i giochi da tavolo sono un modo fantastico per riunire le persone. Creano davvero un'atmosfera divertente. Quali giochi ti piacciono di più? Adoro Catan e Ticket to Ride. Richiedono strategia e fortuna. Ottime scelte. Sono un fan di Nomi in codice. È perfetto per il lavoro di squadra e le risate. Nomi in codice è così divertente. Gli indizi possono essere divertenti. L'hai giocato di recente? Sì, proprio la settimana scorsa. Ci siamo divertiti tantissimo a cercare di indovinare i reciproci indizi. Sembra una rivolta. Pensi che dovremmo aggiungere degli snack al mix? Sicuramente. Gli snack elevano l'intera esperienza. Cosa mi consigliate? I popcorn e i finger food sono sempre un successo. Che mi dici delle bevande? Penso che una bibita gassata e dei cocktail divertenti potrebbero mantenere alta l'energia. Sì, un drink a tema potrebbe essere divertente. Qualche idea per un cocktail con giochi da tavolo? Che ne dite di un cocktail Catan con succo d'ananas e cocco? Sembra delizioso. Sono già entusiasta di questa serata di gioco. Anch'io. Fissiamo una data e invitiamo alcuni amici. Perfetto. Creerò un invito divertente per entusiasmare tutti. Non vedo l'ora. Sarà una notte piena di risate e di competizione amichevole. Lezione 14. Espressioni artistiche. Anna, hai sentito parlare di George Catlin? Sì, è stato uno dei primi artisti a documentare la vita dei nativi americani, giusto? Esattamente. I suoi dipinti offrono uno scorcio così vivido di quel mondo. Trovo affascinante come l'arte possa catturare la storia. Qual è il suo pezzo preferito? Adoro The Buffalo Chase. È così dinamico e pieno di energia. Quel pezzo mostra davvero il rapporto tra le persone e la terra. Lo fa. Il lavoro di Catlin evidenzia anche l'importanza della conservazione. Assolutamente. La sua dedizione nel documentare la loro cultura è ammirevole. Hai visitato qualche mostra con le sue opere? Non ancora, ma mi piacerebbe. Penso che viverlo di persona sarebbe incredibile. Di sicuro. Vedere la pennellata e i colori da vicino deve essere incredibile. Pensi che gli artisti moderni siano ispirati dalla sua eredità? Sicuramente.
Molti artisti contemporanei esplorano i temi dell'identità e della cultura. È bello vedere come l'arte si evolve mentre onora il passato. Esattamente. Teniamo gli occhi aperti per eventuali mostre imminenti. Lezione 15. Conversazioni tranquille. Anna, ho notato che affrontare i problemi può essere difficile, specialmente quando le emozioni sono alte. Assolutamente. John, a volte è meglio trovare un momento tranquillo per discutere di argomenti importanti. Giusto. Come si crea un ambiente pacifico per queste conversazioni? Di solito suggerisco di fare una passeggiata o di trovare un bar tranquillo. Che mi dici di te? Preferisco un ambiente accogliente a casa, magari con musica rilassante in sottofondo. Sembra carino. È più facile esprimere i sentimenti in un'atmosfera rilassata. Esattamente. Hai mai avuto una conversazione difficile che è andata bene? Sì, una volta ho parlato con un amico di un malinteso e questo ha rafforzato il nostro legame. È meraviglioso. È incredibile come una comunicazione aperta possa risolvere i conflitti. Lo è davvero. Pensa che il tempismo giochi un ruolo importante in queste discussioni? Sicuramente, scegliere il momento giusto può fare la differenza. Sono d'accordo. È come trovare il momento perfetto per prendere un'onda mentre si fa surf. Ottima analogia. Il tempismo è tutto, sia nel surf che nella conversazione. Lezione 16. Approfondimenti sui prezzi. Anna, hai controllato i prezzi dell'hotel di cui abbiamo parlato? Sì, l'ho fatto. Fanno pagare circa $100 a notte, il che sembra ragionevole. Non è mai. Cosa ne pensi dei servizi che offrono? Hanno una bella piscina e colazione gratuita, il che è un vantaggio. La colazione gratuita è sempre una vittoria. Fa risparmiare tempo al mattino. Esattamente. Pensi che dovremmo prenotare presto? Sì, le tariffe potrebbero aumentare con l'avvicinarsi delle date. Buon punto. Controllerò la disponibilità e vedrò se riusciamo a trovare un accordo. Sembra un piano. Sarebbe fantastico assicurarci un soggiorno anticipato. D'accordo. Inoltre, ci dà il tempo di pianificare le nostre attività. Cosa c'è nella tua lista di cose da fare mentre siamo lì? Mi piacerebbe esplorare i mercati locali e provare del cibo di strada. Sembra delizioso. Mi piacciono le avventure culinarie. Lezione 17. Pianificazione del paziente. Anna, apprezzo il tuo impegno nel pianificare il nostro prossimo evento. Grazie, John. Voglio assicurarmi che sia perfetto. Com'è la timeline? Sta procedendo bene, ma penso che dovremmo prenderci del tempo per trovare le opzioni migliori. Assolutamente. La fretta potrebbe portare a errori. Qual è l'aspetto più importante per te? Per me è l'esperienza dell'ospite. Voglio che tutti si sentano accolti e coinvolti.
Questo è un ottimo obiettivo. Penso che l'intrattenimento e il cibo giocheranno un ruolo importante. Esattamente. Hai pensato a che tipo di attività dovremmo includere? Stavo pensando ai giochi e magari a un'attività di gruppo per incoraggiare l'interazione. Sembra perfetto. Creerà un'atmosfera vivace. Sì, inizierò a raccogliere idee per giochi a cui possiamo giocare. Ottimo. E assicuriamoci di avere una varietà di cibi per soddisfare tutti i gusti. Sicuramente. Compilerò un elenco di opzioni che soddisfano le restrizioni dietetiche. Meraviglioso. Insieme. Creeremo un evento che tutti ricorderanno. Lezione 18. Avventure estive. Anna, stavo pensando alle attività estive. Ti piace andare in barca? Assolutamente. I genitori di alcuni miei amici hanno delle barche, quindi a volte andiamo a fare un giro. Sembra così divertente. Hai un posto preferito per andare in barca? Sì, c'è un bellissimo lago nelle vicinanze con acque limpide e paesaggi mozzafiato. Adoro i laghi. Cosa fai di solito mentre sei in acqua? Nuotiamo, peschiamo e a volte facciamo picnic sulla riva. Che mi dici di te? Anche a me piace pescare. È così rilassante gettare una linea e aspettare. Assolutamente. È come una mini fuga dal trambusto. A proposito di evasioni, alcuni dei miei amici vanno nei loro cottage per i fine settimana. Sembra idilliaco. Cosa fanno nei loro cottage? Fanno escursioni, vanno in kayak e si godono i falò di notte. È un ottimo modo per rilassarsi. I falò sono i migliori. C'è qualcosa di magico nello stare seduti attorno al fuoco. Sono d'accordo. Inoltre, arrostire i marshmallow aumenta il divertimento. Hai una ricetta preferita di s'mores? I classici cracker al cioccolato e graham funzionano per me. Semplice ma delizioso. Non puoi sbagliare con i classici. Dovremmo organizzare un viaggio insieme qualche volta. Grazie mille per aver guardato il nostro video. Iscriviamoci, mettiamo mi piace e condividiamo i nostri canali e video.